Come sarà l'Inter 2022-2023? Aggiornamento di calciomercato Inter in questo episodio, amiche e amici di Passione Inter, ben ritrovati, in cui, come abbiamo fatto la scorsa stagione, la scorsa estate, saltuariamente vi portiamo questo contenuto in cui andiamo a livello anche grafico, e fra poco lo vedremo, a creare quella che potrebbe essere la formazione dell'Inter, in questo caso di Simone Inzaghi, per la prossima stagione. Comporremo letteralmente il 3-5-2 di Mister Inzaghi tutti insieme e coglierò l'occasione nel comporlo per darvi le ultime novità sui vari acquisti che l'Inter sta per piazzare a livello di calciomercato. Così vediamo anche come prosegue appunto la costruzione dell'Inter di Inzaghi. Quindi ben ritrovati amiche e amici di Passione Inter, mi raccomando un mi piace al contenuto se vi può piacere, se vi può interessare magari un ulteriore aggiornamento poi nel mese di luglio e anche nel mese di agosto, e iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, così non vi perdete anche tutti i prossimi. Cominciamo subito perché dobbiamo comporre due formazioni, non una, ma fra poco vi dico. Prima voglio fare qualche premessa per contestualizzare. La prima è: cercherò di creare una formazione dove i quattro importanti big della rosa, quindi Skriniar, Bastoni, Barella e Lautaro Martinez, non sono stati ceduti. La mia premessa sarà questa. Devo però dirvi che purtroppo, come ben sappiamo, l'ipotesi che l'Inter ceda un big c'è. Non è una certezza, e peraltro ne abbiamo parlato anche nel contenuto di ieri, lo trovate sui nostri canali. Non è una certezza, però è un'ipotesi, ed è evidente che se questa ipotesi dovesse verificarsi cambierebbe letteralmente tutto sul mercato anche in entrata. Quindi lo specifico io li ho considerati all'interno dell'Inter della prossima stagione, però c'è l'ipotesi che nel corso del mercato possano partire. Quello che volevo poi dirvi, seconda premessa, è che il mercato in entrata dell'Inter, ad eccezione di Lukaku, che come dicevo anche ieri è un qualcosa che bisogna ragionare a parte, diciamo, sulla questione Lukaku, il mercato in entrata degli altri acquisti, soprattutto quelli per allungare la rosa e per allungare la panchina, è già abbastanza impostato, ed è per questo che oggi abbiamo deciso di proporvi questo contenuto, perché ci sono tanti giocatori su cui l'Inter ha già messo delle basi importanti e sta già per concludere delle trattative, quindi c'è margine per cui parlarne. Ieri peraltro Marotta, vi ricorderete, ha parlato dicendo che l'intenzione della società è quella di mettere a disposizione di Inzaghi una rosa già pronta per la fine di giugno, e quindi anche in quest'ottica l'Inter probabilmente accelererà non poco nelle prossime settimane. Mi permetto di dire personalmente che non mi aspetto un'Inter già pronta al 100% per fine giugno, però un buon 80-90% probabilmente sì, e quindi anche qui ci sono delle linee guida abbastanza impostate. In questo episodio quindi vediamo quali sono i colpi su cui l'Inter sta lavorando, ha già lavorato nelle scorse settimane, e come potrebbe formarsi il nuovo 3-5-2 di Inzaghi. Andiamo quindi nel tema. Vi dicevo prima due formazioni, perché? Perché la prima che vi mostrerò e che creeremo insieme sarà quella titolare. Poi, come sapete, come vi dicevo un attimo fa, l'Inter ha lavorato molto anche sulla panchina, e quindi c'è necessità di parlare anche delle riserve, e allora poi a parte andremo a creare un altro 3-5-2 con tutte le varie alternative. Ma adesso lo vedremo bene insieme e capirete subito. Vi condivido quindi lo schermo dal sito con il quale andiamo sempre a creare le nostre formazioni, e cominciamo dalla formazione titolare. E purtroppo, ragazzi, devo iniziare da un grande buco, perché il nostro sito di riferimento, quello che state vedendo, non mi dà la possibilità di inserire in porta Onana. Non so se è stato un errore di database, non lo hanno inserito nelle opzioni, però se cerco Onana nella casella per il portiere mi esce solo un altro Onana che gioca in un'altra squadra. Quindi la posizione del portiere la lascio vuota. Sappiate che però, come ben sappiamo, il titolare sarà Onana. Devo dire solo una cosa su questo: non escludo, e sapete come la penso, quindi non lo dico perché me lo auguro, anzi al contrario, non escludo che però all'inizio, almeno le primissime partite, cominci ancora Samir Handanovic come titolare, perché Onana è fuori da tanto tempo e comunque Handanovic è il capitano, è un giocatore di grande leadership. Sono diverse le voci di spifferi secondo cui potrebbe cominciare ancora Handanovic. In ogni caso resto convinto che la gerarchia poi nel corso delle settimane cambierà e promuoverà Onana come titolare. Quindi Handanovic lo metterò nella formazione di riserva. Qui fate finta ci sia Onana e purtroppo non lo posso inserire letteralmente.
Poi cominciamo dalla difesa, dal centrodestra, e ovviamente il posto è inevitabilmente di Milan Skriniar, di cui si sta parlando per questo interessamento del PSG, ma come dicevo prima io i big li ho considerati dentro e quindi di questo parleremo in altri contenuti. Un altro big che rimane quindi è anche Alessandro Bastoni sul centro-sinistra. La posizione di difensore centrale io la metto nelle mani di Gleison Bremer. Gleison Bremer, che è un giocatore su cui l'Inter sta lavorando ormai da tanto tempo con il Torino, è molto probabile che un'uscita poi in difesa vada fatta, e qui non a caso Bremer l'ho messo al posto di De Vrij, perché De Vrij è un giocatore che può partire, è ad un anno dalla scadenza, può portare una buona plusvalenza e quindi potrebbe prendere il suo posto. In ogni caso l'Inter ha la parola di Bremer, ha un principio di accordo grosso modo con il Torino, ovviamente deve poi concretizzare, perché sia Bremer che il Torino non possono essere lasciati diciamo lì in naftalina per troppo tempo. Prima o poi bisognerà concludere, altrimenti il rischio che arrivi qualcuno e te lo scippi può effettivamente concretizzarsi. Però per il momento mi sento di mettere ancora l'Inter come favorita e quindi Bremer in formazione. Sulla destra, esterno destro, anche in questo caso per ora inserisco Denzel Dumfries, ma come dicevamo nel contenuto di ieri è uno dei papabili per l'addio, sia perché piace in Premier League, sia perché è uno di quei giocatori che ti permetterebbe di incassare un bel po' senza privarti di uno dei veri big della rosa. Quindi occhio, perché sul nome di Dumfries può succedere qualcosa e mi aspetto sinceramente delle novità nelle prossime settimane, nel bene o nel male. Il centrocampo titolare, vado veloce perché rimarrà quello di questa stagione, quindi Barella, Çalhanoğlu e dov'è che è qua? Brozovic. Purtroppo ragazzi questo sito, impostandomi il 3-5-2, mi mette il mediano, ovvero Brozovic, più avanti, come se fosse quasi un trequartista. Fate finta che sia più indietro. Brozovic l'ho messo lì, ma di fatto giocherà dove ha sempre giocato. Esterno sinistro abbiamo perso Ivan Perisic e quindi Robin Gosens inevitabilmente farà il titolare sulla fascia sinistra e ci aspettiamo tanto ovviamente dal tedesco. Coppia d'attacco, da una parte sicuramente Lautaro Martinez, che non ha in programma di andare via dall'Inter e l'Inter non ha in programma di cederlo. Al suo fianco per il momento inserisco Paulo Dybala. Su Paulo Dybala ragazzi sono attese novità nel giro di pochissimi giorni. Qualcuno già dice inizio prossima settimana, visite, firma e ufficialità. Io al momento non mi sbilancio perché non ho notizie di prima mano, quindi non posso dirvi sarà settimana prossima, sarà chissà quando, però ormai il colpo è molto vicino. L'Inter anche qui ci sta lavorando da tempo, addirittura si parla di un accordo quadriennale da circa 6 milioni netti più bonus, qualcuno addirittura dice poco meno di 6, quindi sarebbe anche a livello di cifre un ottimo colpo. Chiaramente poi con i bonus può potenzialmente arrivare a 7 milioni circa o forse anche oltre. In ogni caso mi aspetto che la coppia titolare dell'Inter della prossima stagione sarà Dybala-Lautaro, al netto di Lukaku, che come dicevo non considero perché è un argomento troppo ampio, non possiamo fare troppi ragionamenti su questo. Dybala è un giocatore già quasi preso, mentre Lukaku è un po' più complicata la situazione, quindi nel caso ci riaggiorneremo in seguito. Quindi questa, con Onana che non si vede, sarà molto probabilmente la formazione titolare, perlomeno ad oggi, dell'Inter della prossima stagione. Vediamo la panchina, allora, perché come dicevo c'è da parlare anche della panchina. Vi condivido un nuovo 3-5-2 completamente pulito e lo andiamo a creare tutti insieme. Forse c'è più da parlare della panchina che dei titolari. Comunque, in porta Samir Handanovic, non ripeto il discorso che ho fatto prima, lo inserisco e avete capito cosa ho detto prima. Centrale di destra rimarrà a disposizione Danilone D'Ambrosio, che ha ancora un anno di contratto e poi vedremo l'estate prossima cosa accadrà. Sulla sinistra confermatissimo Federico Di Marco, che con il passare delle settimane, dei mesi, ha acquisito sempre più sicurezza e secondo me è stato un fattore importante in molte partite. Il ruolo di centrale in mezzo, diciamo così, è il vero punto di domanda, perché al netto del fatto che io francamente non credo che l'Inter compri Bremer e non venda De Vrij, cioè secondo me è o uno o l'altro, altrimenti prima o poi ragazzi i conti non tornano in qualche modo. Quindi secondo me o prende Bremer o tiene De Vrij, non tutti e due. Ranocchia non credo rinnovi, ho già letto qualcuno che ha ricominciato a dire magari all'ultimo rinnovo, lo stesso suo procuratore Tullio Tinti ha lasciato diciamo questa ipotesi.
mi sembrerebbe molto strano francamente. Lui ha già salutato lo stadio, ha salutato in lacrime, tutti gli abbiamo fatto gli applausi. Mi sorprenderebbe che poi all'improvviso rinnovi, però mettiamo lì questa ipotesi. Non credo nemmeno sinceramente che l'Inter, ragazzi, vada a spendere soldi importanti in questo ruolo. In questi giorni si sta parlando di Milenkovic della Fiorentina. Anche qui mi sembra strano che con le necessità economiche che deve, diciamo, perseguire l'Inter si vada ad investire qualcosa sul ruolo di centrale di riserva. Secondo me si cercherà la soluzione più economica possibile. Quindi o un rinnovo improvviso di Ranocchia. Io vi metto un nome che potrebbe essere un po' rischioso, ma secondo me Zinho Van Oisden all'ultimo, se sta bene fisicamente, potrebbe venire a fare il sesto. So perfettamente che è un rischio perché è giovane, perché ha avuto anche tanti problemi fisici, però ripeto, certe scelte vanno fatte soprattutto, diciamo, ragionando in termini economici più che tecnici, e se si vuole avere un centrocampo completo e un attacco forte è inevitabile che almeno uno dei 3 difensori di riserva possa essere, diciamo, non una garanzia totale. Quindi per il momento metto Van Oisden. La linea guida secondo me sarà: cerchiamo il profilo più economico possibile, magari pure Acerbi, che mi è venuto in mente adesso e che non mi fa impazzire, però sarebbe un parametro zero. Poi continuiamo sulla fascia destra. Io per il momento metto Raul Bellanova, non fosse altro che è un altro giocatore su cui l'Inter ha lavorato e che sul quale ha trovato una sorta di principio di accordo. Si parla di circa 8 milioni di euro per il Cagliari, con probabilmente un giovane mandato in prestito, o uno dei fratelli Carboni, più probabilmente Franco, oppure Casadei. Questa è più o meno la situazione ad oggi. Non credo sinceramente, ve lo dico già, che se partisse Dumfries, Bellanova verrebbe messo a fare il titolare, perché secondo me passare dal titolare nel Cagliari, che è retrocesso, a titolare nell'Inter è un salto troppo grande, quindi probabilmente ne arriverebbe un altro, magari anche qui un giocatore low cost, magari anche un po' esperto, quindi là con l'età. Secondo me Bellanova rimane quindi la riserva, sia che resti Dumfries, sia che parta Dumfries, quindi Bellanova è lì, però ripeto è un'operazione abbastanza impostata. A centrocampo veniamo al succo della questione. Vice Barella, per il momento piazzo Gagliardini, anche se attenzione, perché Gagliardini ha un valore residuo a bilancio piuttosto basso, mi pare circa 5 milioni. Non escludo che possa essere piazzato in qualche club italiano. Si parlava del Torino, magari nell'operazione Bremer, la Fiorentina sembra interessata. Occhio a Gagliardini, perché può essere uno di quelli su cui puoi ricavare una discreta plusvalenza. Gagliardini per il momento lo piazzo lì, gli altri due, le due riserve rispettivamente di Brozovic e di Çalhanoğlu, cambiano, perché passiamo ad avere Aslani a centrocampo come vice Brozovic. Aslani è un altro colpo che l'Inter, dicevamo, ha abbastanza impostato, circa 10 milioni di euro anche qui di costo, più probabilmente una contropartita. In questo caso si parla di un attaccante, quindi Satriano, Esposito, giocatori di questo livello. È un altro giocatore che l'Inter non vuole farsi scappare, è un pallino di Ausilio e di Baccin in particolare, e da tempo anche qui su Passione Inter vi stiamo raccontando che nell'elenco dei papabili come vice Brozovic è il preferito in assoluto, e quindi mi aspetto sinceramente che l'Inter chiuda questa operazione, esattamente come mi aspetto che probabilmente anche prima di quella per Aslani l'Inter chiuda l'operazione per il vice Çalhanoğlu, che sarà Henrikh Mkhitaryan. Dalla Roma, parametro zero, a livello economico viene a prendere il posto di Vesino, e quindi anche qui è una grande operazione, perché tra decreto crescita eccetera più o meno andrà a prendere all'ordo lo stipendio che prendeva Vesino. I numeri, ragazzi, sono dalla sua parte. Io non so da dove sia nata questa leggenda metropolitana secondo cui Mkhitaryan si infortuna sempre. Vi invito banalmente ad aprire Transfermarkt, andare a vedere le presenze, i minuti e anche i gol e gli assist che ha piazzato nelle ultime stagioni, l'ultima soprattutto, e ditemi voi se non è un colpo che a parametro zero per fare la panchina non ci sta perfettamente. Secondo me sì, e sarei contento. Quindi Mkhitaryan in mezzo. Sulla sinistra ci sono due cose da dire. Io per il momento metto Darmian, perché se davvero, come sembra essere, dovesse arrivare Bellanova sulla destra, fra i due quello più adattabile a sinistra è Darmian. Bellanova ci ha giocato pochissime volte e quindi secondo me sarà Darmian ad essere spostato di là. Chiaramente è un giocatore molto duttile, quindi può fare anche per esempio il braccetto di difesa.
In queste ore si sta parlando di un Inter che vorrebbe insistere anche su Cambiaso del Genoa. Io ho letto anche di un'ipotesi di acquisto e poi cessione in prestito per una stagione, ma sinceramente ci credo poco per 2 motivi. Il primo è che vale lo stesso discorso, secondo me, che ho fatto per il centrale di riserva. Cioè, se tu hai 4 esterni, e attualmente l'Inter a logica potrebbe avere Dumfries, Bellanova, Gosens, Darmian, non ha senso, dovendo fare un mercato con un occhio al bilancio, comprarne un quinto per poi mandarlo in prestito. Cioè, che senso avrebbe da questo punto di vista? Non lo capisco sinceramente, e ancora di più non capisco il senso di fare questa operazione con un giocatore che attualmente, mi riferisco sempre a Cambiaso, va in scadenza nel 2023. Cioè, a questo punto lo lasci lì al Genoa ancora un anno e te lo porti a casa a parametro zero l'anno prossimo. È inutile andarlo a comprare oggi e poi mandarlo in prestito. Quindi, dovesse arrivare Cambiaso, mi aspetto che a questo punto si faccia un ragionamento in modo tale da avere comunque 4 esterni. E quindi l'unica ipotesi che mi viene in mente è: cedo Dumfries, promuovo Darmian a fare il titolare, che a molti peraltro è un'idea che non dispiace, uno su tutti il nostro Lorenzo, e quindi ho Darmian, Bellanova, Gosens, Cambiaso. Potrebbe avere un senso, almeno dal punto di vista tattico. Quindi per il momento ci metto Darmian. In attacco attualmente, ragazzi, non posso fare altro che inserire Correa, vediamo se mi spunta, eccolo qua, e Edin Dzeko, perché attualmente le 2 riserve con l'arrivo di Dybala sarebbero Correa e Dzeko. Sanchez andrà via, l'Inter ci sta lavorando in questi giorni. Si aprirebbe il capitolo Lukaku. Io, come vi dicevo prima, non lo apro in questo contenuto, altrimenti davvero viene fuori un episodio di 40 minuti, ci sono 1000 discorsi da fare. È evidente che se l'Inter dovesse riuscire miracolosamente a portare a casa Lukaku e a non perdere Lautaro Martinez, allora almeno uno fra Correa e Dzeko dovrà salutare, inevitabilmente. E a quel punto cambierebbe tutto, perché poi bisognerebbe capire: si gioca col tridente, si individua uno dei 3 per far fare la panchina. Io propendo più per il 3-5-2 confermato e quindi un'alternanza fra i 3. Però comunque l'arrivo di Lukaku cambierebbe tutto. Al momento è un'ipotesi ancora non caldissimissima, quindi vi metto ancora Correa e Dzeko. Poi chiaramente ci si riaggiornerà in futuro. Queste, ragazzi, quindi sono le 2 formazioni. Questa è quella di riserva, quella che vi ho fatto vedere prima era la formazione titolare. Fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti, se vi piacciono tutti questi acquisti su cui l'Inter sta lavorando ormai da tempo. Per me sono 2 formazioni molto interessanti, sicuramente più complete e più profonde rispetto a quelle che abbiamo avuto soprattutto l'anno scorso e soprattutto a centrocampo. Vi ricordo ancora una volta un mi piace e l'iscrizione al canale se ancora non l'avete fatto. Vi ricordo che se volete sostenerci potete farlo attraverso l'abbonamento a passioneinter.club. Mi raccomando, passate su passioneinter.club, che stiamo crescendo con la nostra community e vi vogliamo accogliere a braccia aperte per dibattere di Inter tutti i giorni, a tutte le ore. Infine ti ricordo, se mi stai seguendo in podcast, ti lascio in descrizione il contenuto che qualche giorno fa ha curato il nostro Alessio. Visto che abbiamo parlato di tattica e ho speso tanti minuti a parlare delle fasce, il nostro Alessio ha immaginato una rivoluzione sugli esterni. Non tanto per quanto riguarda i nomi dei nuovi esterni, ma l'interpretazione del ruolo. Ti assicuro che è un contenuto molto interessante. Se mi stai seguendo in podcast, te lo lascio nei commenti. Se invece mi stai seguendo su YouTube, guarda qui alla mia destra, adesso ti spunterà il link, clicca e fammi sapere cosa ne pensi. Per il resto ci vediamo come ogni giorno live alle 19:30.